Ma in ogni caso tu mi avevi chiesto che cosa sarà il segno del cambiamento. Il programma, che viene definito come un programma parafascista, è stato analizzato da un istituto non certo di mia proprietà, che si chiama Istituto Cattaneo, molto Io non ho mai detto questa sciocchezza del programma parafascista. Non ho mai detto la sciocchezza del programma parafascista. Te ne assumi tu la responsabilità del programma parafascista. Io non l'ho detto. Marco Travaglio, finisci? Ma io non sto parlando di Zucconi, non ti ho neanche citato, ti vedo così nervoso. Il tuo giornale stamattina ha scritto che questo è un governo tutto di destra, con atteggiamenti di destra, di estrema destra, eccetera. Ma io sto parlando di queste critiche, non sto parlando di te. Stamattina il ministro uscente Del Rio ha detto che questo è un governo fascista. E benissimo, salgano sulle montagne e se la prendano con Mattarella, che ha aperto la strada al governo fascista. Io stavo dicendo un'altra cosa, se riesco a finire una frase, cioè che l'Istituto Cattaneo, vicino al PD a Bologna, ha fatto un'analisi del programma di governo e ha stabilito che non è affatto un programma fascista, è un programma di centro con ampie punte molto progressiste sull'acqua pubblica, sulla lotta ai reati dei colletti bianchi, sul taglio di opere faraoniche e inutili che prosciugano ulteriormente la spesa pubblica, sul reddito di cittadinanza, con punte di destra inquietanti che riguardano la legittima difesa, cioè il diritto di sparare anche a chi sta scappando nella schiena, pericolose norme come quella che vorrebbe limitare gli asili nido gratuiti ai cittadini italiani, come se i bambini stranieri avessero qualche colpa da espiare, e quella sciocchezza per cui adesso ci vuole anche la pistola elettrica che ti paralizza nelle mani delle forze dell'ordine. Quindi, se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo dire che questo è un governo di coalizione nel quale c'è un partito di destra che conta la metà di quello che contano i 5 Stelle, che sono accusabili di tutto tranne che di essere un movimento di destra o di estrema destra, e che hanno messo in questo programma una serie di cose che, a parte quelle che abbiamo detto prima, sono attese dagli italiani da diversi anni: la lotta alla prescrizione, alla corruzione, all'evasione fiscale, alle disuguaglianze, alle povertà, eccetera. Cioè, queste cose, se le avesse fatte chi ha preceduto questo governo non sarebbe nato. Allora, questa è purtroppo la situazione in cui ci troviamo. Per questo io dico che è ridicolo raccontare che sta arrivando Orbán, che tra l'altro sta nel Partito Popolare Europeo insieme a Berlusconi e alla Merkel. Se ciò non toglie che Orbán resta un fascistone lo stesso. Ma telegrafico, Marco, ognuno qui esprime le sue opinioni liberamente. È una questione di numeri. Zucconi può anche dire che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è più potente del Presidente del Consiglio. Io penso che è più potente il Presidente del Consiglio. Zucconi dice che i ministeri pesanti sono in mano alla Lega, perché lavoro, infrastrutture, telecomunicazioni, esteri, difesa, giustizia, infrastrutture, salute, ambiente e sud sono ministeri da poco. Gli esteri sono la Lega 5 Stelle. Di ministeri pesanti ha gli interni e l'economia. Quelli che ho elencato io li hanno presi tutti i 5 Stelle. Dopodiché puoi dire che i sottosegretari contano più del Premier. Moavero non è dei 5 Stelle. Moavero è stato indicato dai 5 Stelle. Sì, ma insomma, appunto, questo a riprova del fatto che in questo governo ci sono molti tecnici, da Moavero al professor Tria, che è il ministro dell'economia, che in serata ha detto che in questo governo nessuno ha intenzione di uscire dall'euro.